Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Piano piano ci stiamo avvicinando alla meta e adesso siamo a 3820 metri. Qua naturalmente è scesa anche la temperatura perché dove eravamo prima eravamo intorno ai 26-28 gradi, adesso siamo a 9 e poco fa c'era anche un punto dove c'era parecchia nebbia. Qua davanti c'è un blocco sulla strada, una frana che all'andata non c'era, quindi evidentemente è venuta giù in questi giorni dopo che siamo passati noi. È un condor. Abbiamo un condor sopra la macchina. Non so se si vede, ma c'è un condor. Arrivo. Siamo arrivati finalmente al Cotopaxi e alla reception purtroppo però ci hanno detto che questa mattina c'è stata una disgrazia perché è venuta una valanga alle 5 del mattino e ha travolto almeno una quarantina di persone che tentavano di scalare il Cotopaxi. Non sappiamo ancora se ci sono vittime o se ci sono solo persone ferite. Comunque il parco in questo momento è chiuso perché giustamente stanno facendo tutte le operazioni di soccorso per cercare di recuperare più persone possibile prima che venga buio. Sono venuta in reception per portare una borsa di vestiti pieni di fango e sporchi dei nostri giorni nella foresta da lavare e nel frattempo ho chiesto com'è la situazione delle persone che erano e sono state coinvolte nella valanga. Per fortuna tutte le persone coinvolte sono vive. Siamo pronti per andare a mangiare al ristorante di questo albergo dove siamo, che si chiama Ruta de los Vulcanes. Qua intorno c'è già una nebbia pazzesca, non si vede niente. Comunque tutto sommato, pur essendo a 3500 metri, non c'è freddo, sì, si sta abbastanza bene, con una felpetta si sta abbastanza bene. Il pollo ruspante cotto sulla pietra lavica e con un po' di erbette, rosmarino, una salsetta. Poi abbiamo una salsetta super piccante qua e una salsetta più aromatizzante lì. Poi il classico riso con la verdura, un po' di birra che non fa mai male e le patatine fritte. Stiamo andando verso il Cotopaxi, anche se il parco è chiuso perché per via della valanga di ieri hanno chiuso il parco e forse lo riapriranno domani. Però dato che oggi piove facciamo un giro perlustrativo con la macchina e se per caso dovesse migliorare un pochino il tempo cercheremo di andare a vedere delle cascate. Dalla nostra abitazione per arrivare all'ingresso del Cotopaxi ci sono 6 km. Siamo quasi arrivati e ci metteremo circa mezz'ora per fare 6 km, quindi una media di 12 km all'ora. La strada purtroppo sembra la superficie lunare perché è tutto un buco, un cratere, ci sono dei buchi a volte che se ci finisci dentro ti danno per disperso, perciò bisogna andare veramente piano. Non è indispensabile il 4x4, ma una macchina alta sì. Siamo arrivati all'ingresso del parco, ora provo a chiedere un po' di informazioni perché
abbiamo visto che è chiuso, vediamo un po' che idee hanno. Buenos dias! Stamattina siamo entrati all'ingresso nord perché alla fine abbiamo voluto tentare e il parco è aperto. Siamo quasi arrivati alla laguna di Santo Domingo, che è proprio sotto la base del vulcano Cotopaxi, che però purtroppo non si vede perché è coperto dalle nuvole. Completamente, sì. Siamo arrivati alla laguna di Santo Domingo. Peccato perché da qui, secondo me, in una giornata, non dico eccezionale, ma non così nuvolosa, si vedrebbe uno spettacolo pazzesco, perché abbiamo proprio il Cotopaxi qua davanti che si specchierebbe nella laguna. Vabbè, noi adesso ci facciamo 2 passi giusto per vedere com'è, ma peccato. Oggi è proprio un sopralluogo, pioggia, nuvole bassissime, non si vede nulla, il Cotopaxi è completamente coperto, fa freddo, che sarebbe il meno, se ci fossero almeno... eravamo adeguatamente preparati. Ma... Adesso torniamo indietro, che comunque c'è una bella piana, tutta di origine vulcanica, e poi ci fermeremo al centro interpretativo a vedere il museo. Max è sceso dalla macchina e si è accorto che c'era la targa che penzolava. Non sappiamo nemmeno come sia successo, perché non abbiamo preso colpi, perché non abbiamo preso colpi, niente, quindi ora sta cercando di ripararla. Ha smesso di piovere, però si è alzato il vento e c'è proprio un raggio di sole, quindi si è leggermente aperto e riusciamo a vedere un po' di più il Cotopaxi. Nella parte alta, diciamo, del parco, dove c'è la strada di accesso al rifugio, si stava un po' aprendo, solo che siccome è già un po' tardi abbiamo deciso di venire al centro interpretativo. Entriamo e andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Il Cotopaxi, il cui nome significa collo di luna, si trova nella via dei vulcani. Infatti qua in Ecuador c'è tutta una zona che è chiamata appunto la strada dei vulcani, perché ci sono tantissimi vulcani uno attaccato all'altro. Questa immagine ci spiega che in 30 anni il ghiacciaio del Cotopaxi si è ridotto del 45%. Ci siamo fermati perché c'è un lupo a bordo strada, o meglio, abbiamo il dubbio che sia un lupo o una volpe. Ovviamente oggi abbiamo fatto il giro senza attrezzatura fotografica. Comunque, siccome abbiamo una macchina fotografica, quella piccola che usiamo per i trekking, ora provo ad avvicinarmi piano piano, vedere se scappa o se rimane. Questo canide è molto confidente, perché anche se noi ci mettiamo lungo la strada per guardarlo, non scappa. Ci guarda, ci tiene sotto controllo, ma non scappa. Probabilmente una volpe, non lo so, perché il dubbio è perché il lupo di questi posti non è come il nostro lupo, è molto diverso ed è più simile alla volpe come aspetto.
Stasera cena alla fiamma. Abbiamo una zuppa di patate, ha detto che è un piatto tipico dell'Ecuador e noi l'abbiamo scelta con pollo e avocado. Ah, c'è stato un misunderstanding. Credevamo ci fosse il pollo nella zuppa, invece il pollo era una cosa a parte, noi eravamo già a posto, ma faremo questo sforzo.